E ora andiamo in diretta con Pechino, dove ritroviamo la nostra Giovanna Botteri. Ciao Giovanna, eccoti qua. Ciao. Come stai? Te lo devo chiedere, dopo questa lunga quarantena. Tutto bene, tutto bene. Qui la Cina è a praticamente 0 contagi, sono soltanto pochi casi, una decina di casi che arrivano da fuori e da molti mesi non ci sono più morti. Però la Cina continua ad essere molto prudente. Sentivo i voli che non arrivano dall'India e dallo Sri Lanka. Qui non arrivano neanche i voli indiretti perché bisogna bloccare non solo i voli diretti ma anche i voli indiretti, e comunque chiunque arriva in Cina deve fare in un Covid Center almeno 2 settimane di quarantena per essere controllato. Io ne ho fatte 3 perché qui Pechino vuole 3 settimane di quarantena, ma il paese è assolutamente Covid free. Oggi c'è una polemica tra Cina e India perché invece l'India sta precipitando sotto questa seconda ondata. Le immagini che vedevamo sono quelle dei fuochi, si accendono i fuochi proprio agli angoli delle strade per bruciare i cadaveri. Ci sarebbero 4.000 morti al giorno, ma secondo gli esperti, gli stessi esperti indiani, il numero è almeno 5-10 volte superiore. Si parla di 20-30.000 morti al giorno e di oltre 500.000 di contagi quotidiani. Giovanna, questa è la situazione drammatica dell'India che stiamo raccontando da giorni, peraltro non c'erano molte polemiche che riguardano proprio i vertici della nazione, anche perché abbiamo visto quello che è accaduto con il bagno sacro nel fiume Gange l'11 aprile, insomma ecco, molti individuano anche in una serie di in qualche maniera eventi. Poi la causa principale, no? Dove 4 milioni di persone si sono riversate, insomma, quindi chiaramente c'è stata forse, ecco lo vediamo, un'evidente sottovalutazione, qui non c'è né distanziamento né ci sono norme antivirus, però in qualche maniera fanno il giro del mondo anche queste immagini che ci riportano da te, che riguardano la muraglia cinese. Quindi cambiamo scenario, come ci hai raccontato lì la situazione della pandemia è assolutamente sotto controllo, e devo dire che però fa abbastanza impressione vedere, forse ce l'abbiamo quelle immagini che riguardano, ecco, la grande muraglia il 1° maggio. Assolutamente, bisogna capire quello che è successo in India. È successo che sono state fatte le elezioni, le campagne elettorali, grandi raduni religiosi, centinaia di migliaia di persone, milioni di persone assieme senza mascherina. In India c'è una situazione terribile, in Cina c'è la situazione opposta, qui non circola più il coronavirus, quindi questa è la Golden Week, la settimana del 1° maggio, la Grande Muraglia è piena di turisti perché ovviamente gli unici turisti che ci sono quelli cinesi, e ci sono dei grandi eventi, cioè, ad esempio il più grande festival musicale della Cina che si svolge a Wuhan, e quest'anno è stato un successo. Guarda, queste sono le immagini, perché queste sono le immagini appena girate, arrivano da Wuhan, la città dove tutto è partito. Questo è Strawberry Love Music Festival, che è il Woodstock cinese, e queste sono le immagini, rock e giovani in piazza fino a tardi in questa settimana di vacanza, e tu li vedi, ballano. Quasi nessuno ha la mascherina, e Wuhan oggi può dire siamo Covid free, non abbiamo più il virus, ma il messaggio che arriva dalla Cina è che è molto importante e che questo è stato conquistato con il rigore e con la prudenza. E con i vaccini, Gigi, giustamente dicono qui al tavolo, anche con una campagna di vaccinazione. Per noi e per i lavoratori dello spettacolo un concerto è un sogno. Cioè, veramente un sogno, però loro sono tutti vaccinati, comunque sono stati rigorosi. No. Non è vero questo. La Cina ha raggiunto il Covid free non con la vaccinazione. In Cina il numero di persone vaccinate è inferiore a quello che c'è negli Stati Uniti. La Cina ha 1.400.000.000 di persone e tu hai soltanto 200 milioni di persone vaccinate. Giovanna però in casa. No, certo, la Cina è giustamente, la Cina ha chiuso. Esatto. Te in una stanza per 3 settimane e la gente per 6 mesi blindata per mesi, perché in Cina lo fai e gli dici stai a casa.
da noi. Esatto, ma quello che volevo dire è che la Cina ha raggiunto questo non con i vaccini, no, però, perché è stato detto... Giovanna, l'unica cosa, non diamo un segnale sbagliato, perché qui già abbiamo gente che non vuole fare il vaccino e quindi facciamo capire a tutti che al di là delle regole è necessario fare il vaccino. Che è cominciato prima scorso. Il messaggio che arriva è che solo il rigore può portare alla ripartenza, cioè spingere sulle riaperture quando è troppo presto ritarda la ripartenza, anche quella economica. La Cina ha avuto nel primo trimestre una crescita del 16,8% e l'ha ottenuta con il rigore, con il lockdown e con un'attenzione che giustamente diceva Monica, continua a tenere adesso se io mi faccio 3 settimane di quarantena. Esatto, allora Giovanna, tu parlavi prima, ci hai fatto vedere per uno spettacolo dell'Inter in 30.000, ci hai fatto vedere il concerto di Wuhan. Diciamo. Voglio farvi vedere questo esperimento che ci porta a Liverpool. Abbiamo le immagini, ieri sera c'è stato questo concerto, un vero e proprio esperimento senza mascherine, 3.000 persone, chiaramente è un evento Covid free dove tutti quanti sono sottoposti a un tampone evidentemente preventivamente. Ricordiamo che in quel paese c'è stata una campagna vaccinale senza precedenti e questo è il risultato, quindi anche nel Regno Unito, come vedete, c'è stato un evento Covid free.